Ciao amici, siamo alla fine dell'anno e allora tiro un po' le somme. Come sapete, in ogni anno provo centinaia di penne, inchiostri, carte e voglio raccontarvi quelle che mi hanno colpito, quelle che hanno stuzzicato un po' la mia curiosità. Non significa che siano le più belle in assoluto o le mie preferite, ma sono quelle che hanno lasciato il segno e in alcuni casi ho approfondito la conoscenza e le ho tenute qui un po' più a lungo e addirittura qualcuna me la sto ancora provando. Vale per le carte, vale per le stilo e per gli inchiostri. Altre invece sono diventate subito mie e hanno impegnato la scrivania in maniera stabile. Queste impressioni ovviamente sono indipendenti dal prezzo, cioè questo è proprio una curiosità che è venuta a nascere provando l'oggetto, a volte anche riprovando un oggetto o una penna o un inchiostro che non utilizzavo da tempo e quindi mi sono detto però che peccato, mi sono perso un mondo, oppure vale la pena tenerlo presente, mettiamolo di nuovo alla prova. E questo per l'anno 2022 e la mia domanda è: riuscirà qualcuno di questi articoli che vanno dalle penne stilo alle carte a diventare poi degli oggetti che scaleranno la classifica dei miei gusti personali? Perché sto anche preparando un video sui miei preferiti del 2022, le cose che ho utilizzato di più, maggiormente. Insomma, la competizione è più che mai aperta. Così ho deciso di realizzare questo video mettendo in un unico momento le spiegazioni, molto brevi si intende, del perché mi sono piaciute. Così chi non ha tempo di vedersi il video specifico per ogni prodotto, per ogni carta, ogni blocco, ogni inchiostro, magari qui trova degli elementi che possono aiutarlo nella scelta. Comincio dalle penne stilografiche. Quella che senz'altro più di tutte ha colpito la mia immaginazione è la Blue Dew. Questo artigiano che modella, lavora i pennini, utilizza poi delle penne che a sua volta brandizza, ci mette il suo marchio, una penna stilografica, eccola qua, la Blue Dew. Perché? Perché ha un pennino flessibile che si avvicina molto ai flessibili di una volta. È anche vero che dovremo andare a scoprire quanto durerà nel tempo, se la magia si esaurirà per ossidazione o addirittura ruggine, chi lo sa, andremo a scoprirlo, ma qui solo il tempo potrà suggerirsi. Per il momento io mi godo questo pennino flessibile, questa penna veramente bella che ha stuzzicato un po' la mia fantasia. Sto scrivendo su un foglio di carta comune e insomma vedete come si comporta anche qui. Poi, certamente c'è la Kaweco Iguana, mi piace un sacco l'Iguana blu perché ha questa anodizzazione, questo alluminio, con questa intensità, con questo sparkling, questo brillantio, insomma mi piace più di altre. E anche ci mettiamo dentro la Iridescent, altro best seller che Kaweco ha prodotto quest'anno. E un'altra che mi è piaciuto molto, e ve l'ho detto nel video, è la Leonardo Officina Italiana. Quale sarà? Ma certamente la DNA Momento Magico, veramente bella, iconica, certamente si capisce a chi si rifà, ma bella. Mi è piaciuto anche il suo pennino, un pennino elastico che ha messo a suo agio, diciamo, la mia mano. Poi c'è un'altra penna che ha colpito la mia immaginazione, è una penna che non prendevo in mano da un po' di tempo, e sapete qual è? È il pennino Fude di Sailor. Sì, anche la Kurogane è molto bella, ma ci ho montato il pennino Fude. Questo pennino mi ha proprio risvegliato la curiosità, la voglia anche di prenderlo in mano per magari giocare con le forme, non soltanto per scrivere, ma anche per divertirmi un pochettino con la varietà che il suo pennino, io non sono capace, ma giusto per darvi l'idea, con la varietà che il suo pennino riesce ad offrire, perché parte con un'inclinazione molto ampia da un tratto extra fine, ma possiamo inclinarlo pochino e diventa un fine, poi lo facciamo diventare un medio, poi lo facciamo diventare un B, anche un doppio B, fino a farlo diventare il Fude che conosciamo.
divertente, mi è piaciuto davvero tanto, anche perché è poliedrico e posso persino provare gli inchiostri con un pennino solo, non mi era mai capitato. La Preto per esempio mi è piaciuta molto, quella prodotta da Conklin, e anche sempre in tema di Conklin la Endura Crest. La Endura Crest l'ho trovata molto elegante, la Crest Deco, anche se un po' sfacciata in questa sua eleganza, però alla fin fine poi insomma andavo a tirarla fuori qualche volta per giocarci un po', anche perché il suo pennino Omniflex l'ho trovato più gustoso nella misura 5 rispetto a quello della misura 6 di altre penne. Un'altra penna che mi è piaciuta davvero tanto, e questa però è già sulla mia scrivania, questa è già qua, è la Pilot Lightive o Light Active, come ci fa così dire Pilot nella sua presentazione. Una penna che tutto sommato costa davvero poco, dotata del pennino Super Quality di Pilot, e quindi la garanzia nella scrittura c'è. Ma poi c'è un altro vantaggio. Il pennino sapete che è condiviso da tantissimi modelli della Pilot, che vanno dalla Prera, vanno dall'Explorer, che sostanzialmente è un Explorer, a quelli della Plumix, della Pluminix, della 78G, insomma tanti modelli. E allora li possiamo scambiare, ecco perché avevo fatto questo cerchio, possiamo girarli, me ne compro una con un pennino, un'altra con un altro e lo monto. Ad esempio questa, che è la Light Hive, ha il pennino CM preso in prestito dalla Pilot Prera. E che razza di pennino! Molto molto bello, divertente, un pennino che sapete essere praticamente quasi un italico, un calligrafico, insomma, mettiamola così, di quelli abbastanza decisi. Mi è piaciuto molto ed è già mia. Mi è piaciuta anche che cosa? La Esterbrook, la Esti. Mi è piaciuto che cosa? Il pennino scribe, sì, perché è una sorta di architect, modellato da questa specialista che lavora a fianco a Esterbrook, molto valido, molto bello, divertente, diverso insomma da altri. E poi la Kaweco, la Dia2. La Dia2 è una penna che mi è piaciuta perché è una penna matura, una penna di sostanza. Siamo abituati a maneggiare Kaweco con delle penne sostanzialmente piccoline, leggere, la Sport per eccellenza, la Lilliput, non parliamo di quella, ma sono in catalogo anche altre penne che man mano si spostano verso dimensioni più abituali, la serie Student ad esempio, ma la Dia, che tutto sommato si avvicina molto alla Student, è un'altra razza, un'altra pasta, veramente notevole e mi è piaciuta davvero. E poi cosa ci mettiamo? Un'altra penna, anche questa me la sono comprata e ci mancherebbe, costa 15-20 euro, la Sailor Ace, venduta in 3 versioni, col pennino da 1, da 1,5 e da 2, e io ho scelto quella a metà, da 1,5, perché si dice che la metà, la verità sta proprio nel mezzo. Eccola qua, è la Sailor Ace, questo qua è il pennino da 1,5. Questo è veramente un calligrafico perché ha una variazione di tratto che, come direbbero negli States, drama, è veramente eccolo qua, notevole. Serve l'inchiostro giusto per farla scorrere bene, semplicissima, leggera, economica, un pennino che vi farà divertire assolutamente. Ma insieme a questa, visto che parliamo di Sailor, penne che mi hanno colpito quest'anno sono le 2 linee Sailor, quella light e quella casual. Una costa un pochettino di più dell'altra perché ha il pennino in oro, però ci mette in grado di poter provare, ecco, guardate se vi racconto delle storie, ho già finito la cartuccia di questa, ci mette a disposizione dei pennini che sono lo Zoom, il Music, l'extra fine ovviamente, tutti quelli normali, ma ci dà la possibilità di sperimentare, di provare delle graduazioni un po' meno consuete, quindi bene. E poi
finalmente vanno a colmare quel gap di prezzo che in caso di Sailor si ferma ai 30 e rotti, che so, delle Cool, della Profit, Junior, eccetera, e poi si balzava ai 170 delle serie 1911 o Pro Gear. Mancava qualcosa da 70-80 euro, anche 100 per carità, col pennino che costa un po' di più, che potesse offrire la qualità di queste grandi col prezzo un pochettino più contenuto, ma la stessa qualità, come dicevo. E allora, grazie a tutti amici, vi aspetto al video che vi parlerà delle carte e degli inchiostri che mi hanno stupito in questo 2022, le mie piacevoli scoperte. Ciao a tutti e alla prossima!